Ciao, sono Emanuele e farò circa 3 mesi in Asia con Luca. Quelli che vedete siamo io, col giubbotto viola, e lui. Inoltre, dato che i primi 5 secondi di un video sono importanti, ho aggiunto 2 corner per tenervi occupati. In preparazione al viaggio io mi sono scaricato 2 intere stagioni di River Monster, il migliore show di sempre. Per qualche motivo, Sichuan Airlines ha deciso di separarci durante il volo. Io sono finito accanto a un australiano di ritorno dall'Albania, con 20 ore di scalo in Cina. Siamo atterrati alle 5:30 locali e io, Luca e l'australiano siamo andati a piazza Tianfu, che sorge sulle rovine di un antico palazzo del regno Shu distrutto durante la rivoluzione culturale. Poi abbiamo girato la città con le valigie, aspettato pazientemente fino alle 14 per poter fare il check-in. Il caldo era insopportabile, c'era un ritornello pubblicitario che veniva riprodotto in loop accanto all'unica panchina che avevamo trovato libera in tutta Chengdu. Non ho un singolo video di tutta questa giornata fino a sera perché l'ho odiata, quindi ecco una raccolta di foto del giorno peggiore della mia vita. Comunque sia, l'australiano ha dormito da noi per qualche ora e poi è partito per altre 24 ore di voli. Bravissimo. L'interno dell'ascensore del nostro palazzo aveva questi schermi che riproducevano costantemente pubblicità ad alto volume. L'ho trovato affascinante e per nulla distopico. Questa era una spaventosa pubblicità IA di un'agenzia immobiliare. Il giorno dopo siamo andati al tempio commemorativo di Wuhou, che è l'unica tomba di un imperatore in tutta la Cina a cui è stata integrata quella del suo primo ministro. L'imperatore sepolto qui è Liu Bei, primo imperatore del regno di Shu durante il periodo dei Tre Regni, che è stata una conseguenza della caduta della dinastia Han. Il primo ministro, Zhuge Liang, ha il titolo dello stratega migliore dei suoi tempi. Insieme al suo imperatore sono considerati in Cina come esempi di sovranità benevola ed umana. Dopo la visita siamo finiti in quello che credo fosse un quartiere tibetano, che era stato profondamente arricchito dalla presenza di un Walmart. Abbiamo girato l'interno per circa un'ora ma non abbiamo trovato nulla ad eccezione di questa simpatica tazza. Non ho video del quartiere, però ho fatto qualche foto. Questa piccola tabaccheria e queste moto mi hanno dato l'idea di una Cina molto più caratteristica rispetto a quella dei grattacieli in vetro che avevo visto fino a quel momento. Tornati a casa ho iniziato a prepararmi per il tour che avremmo fatto il giorno dopo. Ho inviato una richiesta su WeChat alla guida e ho iniziato a leggere il PDF con le informazioni di base. Il documento in sé era molto standard, con i classici avvisi e regole, o almeno pensavo fosse così finché non sono arrivato a questo capitolo. Passa la notte e ci svegliamo alle 5:30 per farci venire a prendere dalla guida nella fascia oraria dalle 6 alle 7. Però controllo e questa non aveva ancora accettato la mia richiesta su WeChat. Non ne penso molto, mi preparo e scendo, aspettando la chiamata. Alle 7 proviamo a chiamare, grazie al portiere del condominio, che si era preoccupato dopo averci visto seduti in strada per tipo un'ora. Comunque chiamo la guida e gli dicono che sono partiti e che era colpa nostra. Poi ricevo un messaggio dove la guida mi spiega gentilmente che erano passati e non ci avevano trovati. Vabbè, colpa nostra, sono sicuro non avrebbero nessun motivo di mentire. Dopo 20 minuti di negoziazione concordiamo che manderanno un poverino a prenderci. Il viaggio è durato circa 2 ore e mezza e una volta arrivati siamo stati caricati su un autobus per un altro piacevole spostamento di quasi 2 ore. Dopo i primi 15 minuti ininterrotti di pianto di questa bambina di fronte a me, ho provato a farle sentire una ninna nanna per calmarla. Il viaggio si prospettava più duro del previsto, ma per fortuna avevo il mio santino a darmi conforto. Siamo arrivati con il gruppo che aveva già iniziato a muoversi e il resto della Cina che ci camminava davanti. Poi abbiamo iniziato a salire, ancora e ancora e ancora, però non è stato pesante.
Questa è l'unica clip delle quasi 4 ore di fila che abbiamo fatto per raggiungere la funivia. Uscito dalla funivia ho trovato altre scale, e poi altre scale, e anche altre scale. Essendo ad oltre 3.000 metri sul livello del mare, la statua del Buddha è quasi sempre circondata dalla nebbia. Questa è una signora gentilissima che ho conosciuto in fila, che mi ha anche spiegato come fare a pregare al santuario. Dopo aver espresso un desiderio di essersi inchinati 6 volte, prima in piedi poi in ginocchio, si deve girare in senso antiorario per 3 volte intorno alla statua. Qui eravamo appena arrivati vicino all'albergo. Ci siamo incamminati facendo attenzione ai tibetani e ai Chan ovviamente. Abbiamo cenato con del riso stantio e degli avanzi freddi, poi siamo andati a letto. Questa è stata la fine del primo dei 2 giorni di tour. Il giorno dopo abbiamo visitato il tempio buddista di Guanyin. Nel 1946 tutte le strutture in legno sono state perse in un incendio, da allora però è stato completamente ricostruito. Il Bimes Bricol, ossia questo edificio, è l'unica struttura che è sopravvissuta all'incendio, essendo stata costruita senza utilizzare travi o altro legno. La statua al suo interno ritrae Samantabhadra, un bodhisattva, ossia un individuo che ha raggiunto l'illuminazione ma posticipa il proprio nirvana per aiutare chi non lo ha ancora raggiunto. È lo stesso Buddha che ho visto il giorno precedente. Scendendo a valle abbiamo sentito la leggenda di 2 serpenti, uno bianco e uno verde, che vivevano e si allenavano rispettivamente in magia ed ascetismo sul monte Mei. Un giorno decisero di combattere e il serpente bianco vinse, poi prese quello verde come suo seguace. Un altro giorno invece arrivò un drago millenario malvagio con scaglie dure come l'acciaio. I 2 serpenti diventarono luce e spaccarono di botte il drago. Questa storia ha dato il nome alla diga nel video. Celtics, era il Jason Derulo italiano. Quanto sei bella, sexy lady. Dimmi che farai stasera. Dopo che Luca ha pranzato ed io no perché non ero riuscito a digerire il riso del giorno prima, ci siamo messi in viaggio per il Buddha di Leshan. Si tratta di una statua di 71 metri scolpita nella roccia nell'VIII secolo d.C. Ritrae il Buddha Maitreya ed è la statua premoderna più alta al mondo. Fu costruita dai monaci buddisti locali per calmare le acque del fiume, ed effettivamente la costruzione ha depositato così tanta roccia nell'acqua da modificarne le correnti. River Monster. Cosa peschiamo oggi? Peschiamo la trota salmata del Sichuan. Dovete sapere che la trota salmata del Sichuan è molto particolare perché mangia i cervelli di bambù. Prima abbiamo visto uno con la maglietta del Milan. Milan, sempre con... Primi italiani a parlare del proprio odio per i pantaloncini juicy al centro turistico del grande Buddha di Leshan. Questa è stata la fine del primo e più pesante dei 3 tour che ho fatto a Chengdu. Il giorno dopo Luca ha balzato, quindi sono andato da solo. Questo penso sia stato il mio tour preferito. Innanzitutto perché la guida si è impegnata tantissimo e per ogni spiegazione che faceva mi mandava sempre a traduzione in italiano, ma anche perché ho visto l'opera del Sichuan e ho ricevuto questa banconota commemorativa. Sul momento non ho fatto foto o video, però questa è la banconota, i dettagli sono assolutamente incredibili e tra l'altro è arrivata anche con la protezione. Questo è forse uno dei miei ricordi preferiti del viaggio. La prima tappa è stata il monte Qinchen, una delle 4 montagne sacre del taoismo e patrimonio UNESCO. Ho notato che ci sono un sacco di persone il cui lavoro consiste nello spazzare all'aperto e anche che molti uomini sopra 50 girano con degli stuzzicadenti in bocca. Dopo aver preso la funivia mi sono incamminato verso il palazzo Shanqing, un tempio taoista risalente alla dinastia Jin che ha regnato fino al 400 d.C. Comunque il palazzo non è questo, qui stavo ancora salendo. Gran parte di ciò che si vede oggi è stato ricostruito tra il XVII e il XIX secolo. Inoltre si dice che la filosofia taoista sia stata istituzionalizzata come religione su questo monte. Questo è un servizio molto diffuso ed utilizzato.
Questo è il dio Drago Azzurro, una divinità protettrice taoista. Questo è Domu, che è una divinità associata alla stella polare, condivisa tra taoismo e buddismo. Scesi dalla montagna, siamo andati a vedere lo spettacolo teatrale. L'opera del Sichuan è una forma d'arte tradizionale che include due tecniche principali: sputare fuoco e cambiare volto. Adesso metto anche il cambio del volto, ma voglio essere sicuro di allungare il video per la monetizzazione. Guardate che brave che sono. Controllate se avete disattivato uBlock, l'unico adblocker che blocca in modo affidabile tutte le pubblicità su YouTube da desktop, disponibile come estensione su buona parte dei browser più diffusi. Comunque questo non l'ho capito bene perché non parlo cinese. Anche vedendolo dal vivo non si riesce a capire come facciano a cambiare maschera così velocemente. Cercando online c'è qualche spiegazione, anche se non esaustiva perché la tecnica è tramandata oralmente da maestro discepolo. In pratica, gran parte dei movimenti che fanno sono solo coreografici. Le maschere sono di seta sottilissima, impilate l'una sull'altra, e un sistema di fili nascosti nel costume permette di cambiarle. Poi, nello specifico, gli attori che ho visto io erano particolarmente bravi perché erano in grado di fare anche la tecnica di ritorno, ossia di mostrare il proprio volto e di rimettersi una maschera. Ovviamente non l'ho ripreso. Dopo siamo andati al padiglione Laogen a un'altezza di 1260 metri. Cioè non ancora in realtà, qui io e i miei nuovi amici stavamo salendo le scale mobili. Dopo pranzo infatti ho fatto amicizia con il resto del gruppo perché avevano due bambini che erano incuriositi da me. Abbiamo iniziato a parlare e queste sono le mie due interazioni preferite. Il padiglione è dedicato al fondatore del taoismo e per i suoi seguaci raggiungerlo è un atto di profonda devozione. Dato che in Cina quasi non esiste più il contante, anche i binocoli panoramici utilizzano WeChat e Alipay. Molti bambini in Cina hanno orologi come questo, costano sui 50 euro e possono anche fare chiamate. Dall'ultimo piano della torre si può vedere il sistema di irrigazione di Zhejiang. Dopo oltre 2200 anni è ancora in funzione e nutre e protegge la piana di Chengdu. Prima della sua costruzione il fiume Min inondava la piana in primavera e la lasciava seccare per il resto dell'anno. Nel 256 a.C. il governatore locale progettò e supervisionò la costruzione di un sistema che dividesse e guidasse il fiume secondo il suo corso naturale senza bloccare il flusso dell'acqua. Il tour è terminato con la visita al ponte sospeso di Anlan, originariamente fatto in legno con i di bambù. Viene anche detto ponte marito e moglie in onore della coppia che propose e finanziò il progetto. Tra l'altro qui ho conosciuto un romano perché mi ha chiamato come un cagnolino quando ha visto un altro occidentale in mezzo alla folla della Golden Week cinese, anche se non sapeva che parlassi italiano. Comunque Chengdu non è finita, mancano ancora i panda.